Oggi è il 13 marzo del 2026, sono le 17:30 e come possiamo vedere il mercato sta scontando tutto. Questo lo mettiamo qua, che è la zona dei minimi di marzo. Ok, benissimo. Allora, come vi dicevo, partiamo dal daily. Questa è già andata a recuperare a posto. Ora ci sarà da recuperare questa zona. Benissimo per il long. Ok, perfetto. Come dicevo nelle precedenti dirette, vi ho sempre detto che il mercato poteva andare a recuperare questa zona, la zona bassa, la zona dei 6.600 o comunque più o meno quella cifra lì. Infatti ci stiamo arrivando. Perfetto, ve lo faccio vedere anche il daily quello un po' più pulito, così almeno si capisce meglio al volo. Vedete che ha recuperato praticamente quasi tutta. E poi andiamo a rivedere anche qui un'altra cosa, ve lo faccio vedere. Vedete? Ha recuperato quasi il 50% della wick lasciata esposta qualche giorno prima. Quindi, cosa si potrebbe andare a pensare? Che il mercato, prima di tutto, è comandato da short term, da trader molto retail. Prima cosa. Seconda cosa, che le wick troppo esposte, il mercato le va sempre, quasi sempre a rivedere nello short. Nel long tendenzialmente ci va sempre perché essendo un indice americano, praticamente tutto è sempre al rialzo. Quindi nel lungo periodo, ovviamente parlo, non dico nel breve. Quindi attenzioniamo ancora la zona qui dei minimi. Vedete? Nel daily invece RTH ha già scontato questa cosa qui, 6.641, vedete, per 3 punti sta rimbalzando sopra questa zona. Ora, un'altra zona da attenzionare ovviamente sono i 6.600 fatti in RTH, però sì, sono fatti, è vero, ma l'abbiamo fatti in ETH. Quindi se il mercato li facesse in RTH, andasse a pulire queste due zone, questi due doppi minimi, allora sì che sarebbe una buona iniziativa per il long. Bene, e questo ve lo potete andare a vedere anche nelle puntate precedenti perché io è un po' che lo dico. Ok, quindi come sempre sul mensile siamo short, quindi la visione per oggi è ancora short, è venerdì, ci possono stare le chiusure di posizioni prima della chiusura del mercato, quindi verso le 8, sarebbe verso le 9, dalle 9 in poi inizia l'ultima ora di contrattazione, però noi essendo ancora, cioè loro sono già passati con l'ora avanti, quindi per noi in Italia sarà il momento dalle 8 in poi per vedere se il mercato si potrà rismuovere. Io sono già entrato a mercato per una semplice speculazione e avendo avuto la fortuna o sfortuna, non lo so, si vedrà, che oggi sono arrivato tardi, ce lo troviamo ai minimi nella zona dell'ETH, sono entrato con una size ovviamente ridotta, ho messo due mediazioni nella zona dei minimi, lo stop mi andrebbe sotto questa zona, anzi facciamola così, perché qui essendoci una barra verde del composite, se il mercato arriva ci potrebbe stare il ritracciamento, però andiamo a vedere, staremo a vedere.
Qui è il target perché lo vedo dalle single prints lasciate sul TPO. Qui c'è un altro bel POC, il mercato potrebbe andarlo a rivedere. Comunque io speculo perché il mercato in serata torni a prendermi queste zone. Semplice. Mi sa che ci siamo già detti praticamente tutto, perché sono cose che dico da giorni, continuo a dirle. Vedete anche questa wick lunga, molto bella da attenzionare, molto molto bella. Sì, questo è un grafico weekly, quindi ogni candela è una settimana di lavoro. Si vede bene anche dal daily, però questo qua è un daily full, si vede bene anche di qua. Quindi mercato che nel mensile è short, nel settimanale è short, passiamo a un daily full, sempre short, daily RTH, sempre short, anche qui un'altra bella week. Attenzione con il long di lungo periodo, un conto ci sta il long per una pura speculazione come sto cercando di fare io, un conto ci sta per il lungo periodo. La linea nera, questa qui, sono i minimi di marzo che sono stati fatti in ETH e non in RTH, quindi per la visione del lungo periodo, se il mercato arrivasse in questa zona qui dei 6.600 in RTH e mi rispettasse la zona dei minimi di marzo senza andare a bucarla, per il lungo periodo ovviamente si potrebbe rientrare long, però per lasciare la posizione in lungo periodo ora mi sembra un po' presto. Ora vi faccio vedere anche un attimo overchart. Ecco a voi, vedete dove sono andato a fermare overchart, all'ingresso di una campana. Quindi se il mercato mi buca questa zona, la zona dei 6.625, ci sta che il mercato ritorni cioè vada a rivedere i minimi fatti qualche giorno prima, e cioè i minimi di marzo. L'altra campana finisce in questa zona. Staremo a vedere cosa ci prospetta il futuro. Bene ragazzi, oggi sono un po' di fretta perché ho ancora 1000 cose da fare, quindi la mia posizione, la mia entrata è questa, semplice, pura speculazione giornaliera, non penso a tenerlo a lungo periodo. Il target non l'ho messo proprio a 90, perché poi qua siamo vicini di nuovo al 50% di sessione. L'ho tenuto un attimo più in zona safe, che magari per un paio di punti non mi cambia la vita, però ci sta, perché se noi andiamo a vedere nelle altre giornate, le single prints sono state tutte superate per bene. Dov'è che volevo farvela vedere? Vedete ad esempio qui una single print comunque molto molto lunga, il mercato va a rivederle fino a un certo punto, vedete questa è lunga, quindi c'è più discrezionalità, e poi parte al rialzo, mi sta a rialzo per un paio di giorni. Io questo lo vorrei evitare, vorrei chiudere la mia giornata, cioè vorrei chiudere il mio trade in giornata, quindi se mi arriva nella zona degli 88 ho messo il pendente, portiamo a casa il risultato e arrivederci, grazie. Settimana prossima vedremo cosa succederà e nulla ragazzi, io vi auguro un buon weekend e una bella serata. Grazie mille, arrivederci.